Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi. Oggi sono in compagnia di questo nuovo pacco che mi arriva direttamente da MJXRC, che ringrazio. È un'anteprima succosa e apro il pacco insieme a voi. Vediamo un po' di cosa si tratta, anche se io onestamente già penso di saperlo. Ho cercato online e mi pare non ci siano video inerenti a questo bel drone. Vediamo se riesco ad aprirlo in velocità. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale Telegram che trovate scritto sotto in descrizione di questo video, nonché al gruppo droni MJX, anch'esso linkato sotto. Ebbene sì ragazzi, è proprio quello che pensavo. Nuovo Bugs 2 SE Special Edition. Perché Special Edition? Onestamente non lo so perché si chiami Special Edition, fatto sta che è il nuovo Bugs 2 e adesso lo apriamo insieme. In questo video di unboxing appunto vedremo cosa c'è nella scatola. Troviamo il solito manualetto rapido di istruzioni. Da questa parte della scatola troviamo il radiocomando, che dovrebbe essere quello di nuova generazione. Infatti eccolo qua, il nuovo radiocomando di nuovo tipo con il display sotto. Qui troviamo 4 eliche di scorta e naturalmente questo Bugs 2 SE, come sappiamo, è dotato di GPS, è dotato di motori brushless, è dotato di camera, non so se sia Full HD o se sia 720p. Comunque eccolo qua il nuovo Bugs 2 SE, nuova livrea colore grigio, molto carino. È stato praticamente verniciato di grigio nella sua forma, nel suo colore precedente. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, credo sia invariato tutto rispetto al Bugs 2, però onestamente non lo so, devo fare delle prove. Questa qui invece è la batteria, anch'essa di colore grigio, coperchio di colore grigio, ed è sempre da 1800 mAh e da 2 celle. Solito connettore XT30 e bilanciatore di sopra, quindi invariato anche questo rispetto al Bugs 2 precedente. La batteria e l'aggancio sul drone è di Bugs tipo 2, vedete, ha la rotellina come il Bugs seconda versione uscito 6 mesi fa, insomma l'ultimo Bugs 2 uscito aveva questo tipo di aggancio della batteria nella parte inferiore, quindi in questo caso hanno mantenuto la nuova tecnica di chiusura. Poi nella scatola troviamo il supporto per il telefono da attaccare al radiocomando, quindi da attaccare qui sopra al solito sistema, si toglie il tappo e si infila il supporto per il telefono. Un caricabatterie che carica la batteria del drone attraverso la porta di bilanciamento, il connettore di bilanciamento, è naturalmente un 2 celle da 7.4 volt a 1,5 ampere di carica, e la batteria viene caricata attraverso questa porta, questo connettore sul cavetto di bilanciamento della batteria. Infine troviamo un cacciavite e una chiavetta che serve a tenere fermi i motori quando si sostituiscono le eliche. Ho tirato fuori anche il Bugs 2 W per fare una comparazione con il nuovo Bugs 2 SE e devo dire che esteticamente mi sembra non sia cambiato assolutamente nulla. Le dimensioni della camera sono le medesime. Anche nella parte inferiore è cambiato il posizionamento del marchio CE, quindi la scocca inferiore non è proprio la stessa perché qualcosina è cambiato. Qui c'era il marchio CE in questa posizione, invece qui è stato messo sotto. Qui c'è tutta grigliatina per far passare l'aria. Resta comunque lo slot per la memoria, qui per la SD per registrare i video. Vediamo un po' i fori, il posizionamento dei fori per il fissaggio delle viti sono gli stessi. Sì, mi sembra che non sia cambiato più di tanto così a colpo d'occhio. Togliamo la pellicola da qua. Dimensionalmente anche le cam sono precisamente le stesse, quindi dovrò per forza provare a volarci per vedere e verificare che sia cambiato qualche cosa a livello di risoluzione, perché in effetti nel sito MJX c'è stato per un periodo di tempo che era stato indicato che questa camera era una 720p. Invece adesso, se andate nel sito MJX, che vi linko sotto in descrizione, trovate scritto che la camera è una Full HD, quindi uguale a quella
del Bugs 2W. Ho cercato anche di dare una sbirciatina dentro e mi sembra sia tutto precisamente uguale, dal posizionamento delle due antenne al posizionamento del componente per l'FPV, insomma della camera FPV, è tutto messo nella stessa posizione. Quindi per ora, finché non lo proverò ad utilizzare, le modifiche, insomma i cambiamenti più evidenti sono quelli estetici. Questa livrea di colore grigio argento rispetto al rosso e al nero del precedente versione, e il radiocomando che nel Bugs 2 SE è di ultima generazione, che è questo qui. Il drone ha mantenuto le sue capacità di volo, credo, quindi spero raggiunga ancora la distanza raggiunta dal Bugs 2 prima versione. Trovate qui sopra la prova. Spero raggiunga le stesse altezze, spero abbia le stesse performance del Bugs 2W. Questo drone è stato veramente innovativo quando è uscito ed è tuttora uno dei più apprezzati sulla sua fascia di prezzo. Ok, finisce qui questo primo unboxing, questa prima presa di mano con il nuovo Bugs 2 SE. Scrivetemi sotto le vostre impressioni in attesa della prova di volo, che spero di riuscire a fare presto. Mi si stanno accavallando un sacco di cose, ma spero di farla quanto prima. Scrivetemi le vostre impressioni, ditemi che ne pensate di questa nuova edizione. Credo che comunque se siete già possessori di un Bugs 2W non ha senso cambiare, mentre se voleste acquistare il Bugs 2 ora forse ha senso attendere che questo qui sia disponibile al pubblico. Bene, l'unboxing è finito ragazzi, vi ringrazio per la visione, schiacciate mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale YouTube, iscrivetevi al canale Telegram sotto in descrizione, iscrivetevi al gruppo MJX, questa fantastica marca che ci sta un po' cambiando la vita con i suoi droni fenomenali. Ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!